Vi avevo detto o no che è una serie da leccarsi i baffi? Questo è veramente un obiettivo del quale bisogna parlare abbastanza. Allora comincio subito dicendo grazie RCF Photo Livorno che mi ha permesso di metterci le mani sopra, di buttarci l'occhio dentro, di provarlo, e vale la pena raccontarvi, cominciando da che cosa? Il mondo della fotografia sta cambiando. Esisteva una volta l'85 mm f1.2, prima serie, poi hanno fatto la seconda serie nella baionetta EF, un obiettivo bello, c'è poco da girarci intorno. L'ho chiamato e l'ho sempre definito il principe dei ritratti, un'apertura generosissima, però non esente da qualche critica con la quale ovviamente si convive, e si convive felicemente. Quali erano i punti di debolezza? Un autofocus che non era il primo della classe, non era un fulmine di guerra, capirete, con quella popò di sberla di vetro da muovere avanti e indietro non poteva fare il record del mondo. E poi il peso, un peso che ancora una volta vedeva l'obiettivo sbilanciato un po' in avanti, perché era proprio il gruppo delle lenti frontali a pesare. Tutto il resto però è poesia, poesia pura. Non venitemi a dire che con un obiettivo 1,8 si fanno le stesse cose, non venitemi a dire che ma con lo sfocato del software si fa la stessa cosa. No, siamo distanti. Quello è un obiettivo nato per fare i ritratti di un'eleganza assoluta, un'eleganza unica. Fra le altre cose, non perdetevi il video dove l'ho confrontato con l'85 1.8 1.4 Art di Sigma e ovviamente anche con l'85 1.8 di Canon. Era in casa, abbiamo fatto con questa comparativa. Bene, torniamo qui. L'obiettivo stavolta è più moderno, è uscito infatti l'85 attacco RF. Un po' come tutti gli obiettivi moderni, seguono l'andazzo della fotografia. È una richiesta di nitidezza, di dettaglio, di secchezza. Lo chiedono i sensori che sono orientati verso questo, lo chiedono i pixel che sono sempre di più, e anche gli obiettivi devono essere equiparati all'onda generale, alla richiesta generale. Oggi come oggi un obiettivo che non abbia una risolvenza adeguata su un sensore così ricco di pixel sfigurerebbe, e quindi tutta la catena si è allineata. Canon presenta l'85 RF 1.2, un obiettivo che a mio modesto avviso, e ripeto a mio modesto avviso, ha perso quella caratteristica di ritrarre il soggetto e di renderlo palpabile, di renderlo tridimensionale. Molto più acuto, è vero. Qualcuno diceva che l'85 mm era morbido, io dico che un obiettivo da ritratto deve essere comunque così, bello, croccante al centro, e poi sfumare. Mi viene in mente il Milvus 1.4 provato recentemente, ma soprattutto mi riferisco a questo 1.2. Beh, insomma, per me l'RF aveva perso un po' di poetica, un po' di poesia, lo trovavo sì più nitido, però spersonalizzato. Canon ci propone comunque invece la versione DS, già quella di oggi, qualcuno l'avrà notato, è contrassegnata come DS, Defocus Smoothing. Ma cosa significa? Praticamente Canon ha inserito degli elementi con una lavorazione particolare, da cui defocus smoothing, cioè questa perdita di fuoco progressiva ma morbida, smooth, leggera, morbida, progressiva, introducendo questi due lenti lavorate in modo diverse, mantenendo lo schema ottico. E già, anche lo schema ottico è cresciuto, ci sono più lenti in questo obiettivo RF. Quello vecchio, quello precedente, non chiamiamolo vecchio, era di una semplicità unica, come gli schemi ottici che hanno fatto la storia della fotografia. Poche lenti, poca aberrazione, poca distorsione, poco di tutto, e quindi a vantaggio di quello che è la realtà, l'autenticità della ripresa. Qui c'è più vetro, è vero, però cosa succede? Come tutti gli obiettivi più moderni hanno cominciato ad essere nitidi e perfetti anche agli angoli del fotogramma. Abbiamo degli obiettivi che da bordo a bordo non perdono quasi delle linee per millimetro di risolvenza. Fantastico, però mica sempre. Per esempio nel caso del ritratto non è così. E allora mi vuoi far credere che Canon, come altri brand, ci produce un obiettivo che per il ritratto è diventato più nitido, poi
però aspetta un attimo, adesso però non è proprio più di ritratto, allora ci metto dentro delle due lenti e vado a sfocare gli angoli come la serie precedente, però pagando di più su quella. No, non mi torna qualche cosa, perché a questo punto prendo un obiettivo, un 85 mm f8, ci metto un bel filtro di paraffina o addirittura la spalmo come faceva il mio mentore che mi ha insegnato tutti i trucchi della fotografia, e risparmio milioni e milioni di lire o migliaia di euro, che dir si voglia. Qualcosa non mi torna. Beh, questa è una piccola polemica, la chiudo qua, perché poi per il resto è cresciuto il prezzo, è cresciuto l'ingombro, ma è cresciuta anche la qualità, nel senso che è vero, su una camera, su una mirrorless come questa funziona meglio ed è veramente da leccarsi i baffi. Resta un obiettivo imponente, mastodontico, mannaggia, pesa, e il peso è tutto qua, pesa. Due switch, autofocus, manual focus, e l'altro invece ti dice vuoi tutta la lunghezza, oppure insomma il limite, oppure partiamo da 1,5 metri. La ghiera, anche qui, la nuova ghiera che equipaggia gli obiettivi RF. Ci sono pochi obiettivi che mi piacciono come questo. Nel range degli 85 mm, ve l'ho citato prima, lo Zeiss Milvus, che però non è autofocus, e allora fra i due, mi dispiace cara Zeiss, ma non ho proprio dubbi, e viva questo, perché l'autofocus qui funziona veramente bene. Questa volta è diventato più veloce, se è possibile persino più preciso, e poi unisce, questa è di nuovo la grandezza dell'obiettivo, quel dettaglio che però diventa morbido e si sfoca progressivamente grazie a queste due lenti che lo differenziano dalla versione non DS. Beh, sostanzialmente è il vecchio EF aggiornato in versione RF. Adesso sì che lo ritrovo con questo obiettivo, e ritrovo anche un autofocus, ve l'ho detto, più reattivo, ma soprattutto quel look che, anche confrontato con obiettivi validi e belli come possono essere altri 85 mm di produttori diversi, questo resta comunque unico. Qualità costruttiva impressionante. Il vetro, non serve che sia io a raccontarvelo, lo sapete, è di ottima, primissima, eccellente qualità. Il peso c'è, è l'unica pecca, e l'altro è il costo. Migliora la versatilità, quindi si utilizza anche in luce ambiente, mentre la versione EF era un pochettino più votata verso la luce, quella dello studio, quella morbida, anche quella soffusa che vogliamo. Anche quando la scena è immersa nella luce, questo obiettivo si comporta bene, efficace l'autofocus, bello il dettaglio. Magari mi piace un pochettino meno lo sfocato davanti al soggetto rispetto a quello che avviene dopo, quando lavoriamo alla minima distanza di messa a fuoco. Questa è una cosa che ho rilevato. Sarà, ma comunque io trovo in questo effettivamente il look della versione EF che tanto mi piaceva, e la trovo ovviamente migliorata rispetto alla versione non DS. Ma queste lenti smooth che sono state inserite nello schema ottico valgono davvero tutti gli euro che ci vengono richiesti per l'acquisto? Diciamolo un po' tutto, lo stratagemma di queste due lenti che caratterizzano il sistema ottico defocus servono a correggere, anzi ad evitare quel bordo netto che si crea utilizzando l'obiettivo a tutta apertura in corrispondenza delle fonti luminose posteriori al soggetto. Canon ci dice che questo contorno così profilato potrebbe disturbare la visione della foto. Le nuove lenti invece creano un bordo indefinito e quindi molto più morbide, molto più confuse con lo sfondo. Ma questa piccola meraviglia, sia ben inteso, che paghiamo e che comunque, detto per inciso, a me non ha mai disturbato più di tanto nei vecchi modelli, si concretizza soltanto fra i diaframmi 1,2 e 1,8, in quanto Canon ci dice ad F2 i rispettivi modelli si comportano identicamente. Lascio a voi il giudizio, si tratta di capire poi in definitiva se la differenza di prezzo, che non è propriamente trascurabile, possa giustificare questa minima variazione
quasi inesistente perché si applica soltanto su un paio di diaframmi. Vi lascio comunque in calce al video il link del video Canon dove vengono spiegate queste cose. In conclusione, se avete la disponibilità economica, non avrei dubbi a dire che il DS è il migliore degli 85 per ritratti che Canon produca oggi, ma con un terzo della spesa potete ritrovare nella seconda serie EF la stessa intensità, rinunciando a un po' di velocità della F, a un po' di incisività che nella versione RF offre al centro dell'immagine, anche quando si utilizza tutta apertura. Un'altra domanda è che cosa mi perdo quando lo utilizzo su un sensore APS-C? Beh, qui è vero che c'è un vantaggio, perché se nella prima versione, quella baionetta EF, lo sfocato era molto cadeva diciamo drasticamente, isolando il soggetto, facendolo emergere da questo limbo, qui in questa versione invece è molto più progressivo e allora ecco che è più utilizzabile anche su un crop di immagine, cosa che nella serie precedente invece andava gustato nella pienezza del sensore per cui era stato progettato. Una differenza sostanziale che trovo fra la versione baionetta EF e questa nuova riguarda lo schema ottico. E badate, quando vi parlo di schema ottico non è né per saccenteria né per dare un dato come tanti altri. No, qui è davvero importante perché, lo sapete, meno vetro c'è, cioè tanto più è semplice lo schema ottico, tanto più la mia immagine, quella riprodotta, sarà veritiera, sarà meno mediata. E allora la versione a baionetta aveva 8 elementi in 7 gruppi, pochissimi, mentre invece questa nuova ne ha 13 in 9 e sono praticamente il doppio. Cambia poco la distanza minima di messa a fuoco, cambia poco anche il rapporto di riproduzione, 1,2 kg per il defocus smoothing, 1 chilo appena sopra per la versione precedente con attacco EF. Ok, abbiamo parlato un pochettino dei difetti, guardiamo invece la resa di questo obiettivo straordinario. Questo è il crop al 100% del JPEG in camera, morbidezza, cremosità. Guardate anche qui invece una visione a campo lungo, quando vado a cercare che cosa ho inquadrato al centro del fotogramma c'è una nitidezza assoluta. Bello anche il rapporto di riproduzione ravvicinata, ora vedremo questo dettaglio al 100% dove c'è moltissima ricchezza di dettagli e anche la resa dello sfocato, insomma, che stiamo facendo un ritratto, che stiamo facendo un altro soggetto, guardate qui il 100% che cosa significa con tutta la compressione che YouTube poi va ad applicare. In questo senso è migliore, soprattutto in luce diurna, del suo predecessore, è fuori dubbio la qualità, anche guardate, sembra un'immagine, questo è il crop 100%, ma sembrava un'immagine prodotta così a pieno formato. Certo, non è esente l'aberrazione cromatica, la vedete in alto a sinistra nel dettaglio al 100%, ma è tipica di tutti i super luminosi quando si lavora alla massima apertura. Però qui c'è un dettaglio. Stiamo sempre osservando il pieno formato e poi il crop al 100% senza alcuna interpolazione o maschera di contrasto, assolutamente pregevole. E poi molto bello il look in generale, ma guai se non fosse così, anche in questo caso 100% di crop è impressionante. Vi mostro con queste ultime immagini la ridottissima profondità di campo, ma con il dettaglio straordinario, guardate qua, pochi centimetri. Davvero notevole, una bella lente. Qualcuno dice non è stabilizzato, vabbè, è vero, e una volta poteva avere la sua rilevanza, oggi c'è un sensore che si assume questo compito e poi comunque vi dico la verità, non mi dispiace che non sia stabilizzato, cioè mi piace la purezza di questa ottica, essenziale, pulita, lineare, con anche dei materiali così piacevoli al tatto, ben rifinita, ben sviluppata. Poi non nascondiamoci, in studio cerchiamo sempre di avere una soglia di guardia, comunque possiamo alzare la soglia del flash o comunque la luce continua. In esterno è più il problema diverso, cioè perdersi l'1,2, perché non dimentichiamo che a tutta apertura è una lama, in questo senso è persino meglio dell'altro, dove fotografavo a 1,6, 1,8, e ancora una volta, ma lo compri per fotografare a 1,8, comprati l'1,8.
Marameo, vuol dire che non avete mai buttato l'occhio dentro un obiettivo come questo. Questi sono i detrattori, le classiche volpi, che non arrivano all'uva e allora mi compro l'1.8 e vivo felice. Sì, è un ottimo obiettivo anche quello, anzi sono il primo a sostenerlo. Qui però c'è una pasta diversa, c'è qualcosa che va ben oltre. Comunque, sarà che è così bello. A me non è che sia pesato molto fotografare anche in giro per qualche paesello con questo qua. Assolutamente no, perché comunque, vi ripeto, è pesante ma è ben bilanciato, quindi anche l'inquadratura è così appagante che non fa sentire la fatica. Bello così, vero? Anche sulla R7 ad esempio ho potuto provarlo a lungo, dove però il rapporto di peso fra la camera è leggermente diverso, anche l'impugnatura è un po' diversa, lì mi è stato un pochettino più affaticante, o forse anche la sensazione di avere comunque una fotocamera un pochettino più leggera e quindi quella sensazione di insomma stare un pochettino più attenti a quel che si maneggia. Anche in questo caso, come per altri obiettivi, non c'è il manual focus continuo, vale a dire che se devo mettere a fuoco, fissare, non dico aiutare, ma fissare proprio quella certa distanza, devo utilizzare lo switch che è presente qui. In genere è veramente uno spreco utilizzare un obiettivo come questo su un sensore APS-C, perché chiaramente ci perdiamo tutta la parte bella, cioè quella del defocus, quella della sfocatura progressiva. E infatti l'85 non mi era mai piaciuto, questo invece mi è piaciuto parecchio. È vero che si perde quel tipo di sfocatura, però si vede che c'è una lente che lavora in modo diverso, uno schema ottico diverso, e quindi diventa progressivo fin dal centro, e quindi ci perdiamo qualcosa che non ha una curva di un certo tipo, e quindi se non ho il sensore pieno non me la godo a pieno. In questo caso, essendo molto progressivo il decadimento del fuoco tanto davanti quanto dietro, diventa godibile anche su un sensore un pochettino più raccolto. E così siamo arrivati anche al termine di questa video recensione, mi tocca restituirlo, però un pensierino ce lo faccio. A tutti voi amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video, quelli da leccarsi i baffi.